Stai pensando di avvicinarti alla saga di Resident Evil ma non sai da dove iniziare? In questo video ti darò qualche consiglio su quale potrebbe essere il punto di partenza ideale. Ho voluto fare questo breve video perché parlando con un amico mi sono reso conto che non aveva ben chiaro la storyline di Resident Evil e quindi ho detto sai che c'è forse qualcuno che è interessato ad esplorare questo gioco per la prima volta, potrebbe non capire bene qual è il giusto ordine per giocare questi giochi e da dove cominciare. E quindi eccoci qua. Un po' di confusione è comprensibile. Avrai sicuramente sentito parlare di Resident Evil 2 Remake, uscito nel 2019. Titolo che tra l'altro ha riscosso un successo degno di nota e che ha segnato l'inizio di una nuova era per Capcom, almeno secondo me. Successivamente nel 2020 esce Warzone. Ma che volevo dire, esce Resident Evil 3 Remake. Infine nel 2021 esce Resident Evil Village, ovvero l'8. Quindi che succede? Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire meglio la situazione. Ma per fare ciò dobbiamo tornare alle origini di tutto, in principio. Resident Evil 1 esce ormai nel lontano marzo del 1996, tra l'altro mese e anno in cui sono nato io. Coincidenza? Non credo. In seguito viene annunciato e rilasciato un remake del medesimo per GameCube nel 2002. E questo è esattamente lo stesso gioco disponibile ad oggi sulle piattaforme di nuova generazione. Infatti dal 2015 è presente una versione rimasterizzata in HD sugli store di PlayStation, Xbox e Steam. Quindi se stai pensando di cominciare dal primo capitolo, che avrebbe perfettamente senso, tuttavia sappi che l'ultima versione rilasciata risale proprio a questo periodo e nonostante sia un grande classico, potrebbe risultare un po' datato per i nuovi giocatori, soprattutto per via del gameplay, della grafica e dei comandi che a volte risultano un po' troppo obsoleti. Inoltre ci sono gli iconici caricamenti con l'animazione delle porte che per quanto nostalgici e sicuramente geniali all'epoca potrebbero spezzare il ritmo di gioco rendendolo meno coinvolgente per chi si avvicina alla serie per la prima volta. Ma naturalmente questa è una questione anche di gusti. A mio parere il miglior punto di partenza è quello suggerito dal mercato. Sto parlando di Resident Evil 2 Remake, quello del 2019. Non solo è il mio preferito, anche l'originale, ma è un gioco moderno, fresco e allo stesso tempo fedele alle radici della saga, anche se ci sono dei piccoli e dovuti cambiamenti, ma di questo ne parleremo in un altro video. La trama è avvincente e introduce uno dei personaggi più iconici, due se vogliamo, Leon S. Kennedy e Claire Redfield. Inoltre ti permette di esplorare l'inizio della storia, scoprendo Raccoon City, il Virus T e l'Umbrella Corporation, offrendo un ottimo contesto per chi non ha familiarità con la serie. Se invece cerchi un'esperienza più horror, ti consiglio di provare Resident Evil 7. Anche questo è un ottimo punto di partenza, rappresenta di fatto una vera e propria rinascita della serie. Sì, perché dopo Resident Evil 6 si conclude una macro sezione cominciata appunto con il primo capitolo. Ed è qui che con nuovi personaggi, una nuova storia e un nuovo stile di gioco in prima persona, Resident Evil 7 ha un'atmosfera decisamente più horror e cinematografica. Inoltre non ti troverai a dover colmare grandi lacune narrative. Anche se non hai giocato gli altri giochi, non importa. Questi che ti ho appena citato sono a mio parere i due punti migliori per iniziare questa avventura. Fammi sapere quale delle due sceglieresti e perché. Inoltre, sappi che una volta presa questa decisione avrai la strada spianata per il secondo titolo da giocare. Se sceglierai Resident Evil 2, il prossimo passo sarà indubbiamente Resident Evil 3. Dall'altra parte, invece, dopo Resident Evil 7, non potrai fare altro che proseguire su Resident Evil 8, quindi Village. Che dire, spero che questi consigli ti aiutino a scegliere il giusto punto d'ingresso nel mondo di Resident Evil e se il video ti è stato utile fammelo sapere nei commenti, oppure se non ti è stato utile fammelo sapere lo stesso nei commenti, magari un dibattito comunque su quale capitolo è il migliore o su quale è da giocare o quale no, insomma mi farebbe piacere perché non sono Dio e anzi questa era la mia personalissima opinione, quindi sono aperto a ricevere altre proposte, altri punti di vista, benvengano insomma. Bene ragazzi, il video si può concludere qui, quindi vi saluto e alla prossima. Ciao! About 2 months ago,
there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city.